E ciao a tutti amici di YouTube, sono sempre io, Fabio, ed oggi prima di iniziare l'argomento del video dovete indovinare il titolo del mio manga o anime preferito che ho postato come sfondo del desktop. Riuniti tutti quanti sono 16 bellissimi capolavori che riguarderei l'oppo infinito. Finora ne abbiamo visti diversi, alcuni sono estremamente intuibili, altri possono risultare davvero particolari. Perciò fatemi sapere nei commenti la vostra risposta. Chi risponde in maniera esatta verrà menzionato in questi video e se eventualmente ha un canale YouTube o un altro profilo social lo pubblicizzerò. In questo video analizzeremo nel dettaglio IOBIT, software house molto affermata nell'ambiente Windows grazie a programmi per la pulizia, la deframmentazione, l'aggiornamento del PC. Oggi ne vediamo uno chiamato Smart Defrag, in italiano deframmentazione intelligente. Come da nome, ci consente di deframmentare i dischi installati nel computer, quindi incluse eventuali partizioni ed anche dischi esterni. Attenzione però, qui parliamo di dischi HDD, generalmente per tali operazioni gli SSD non sono compresi. Mi spiego meglio. Per le unità SSD di prima generazione la deframmentazione è inutile e dannosa, mentre oggi è vero solo in parte. In genere queste memorie a stato solido hanno un numero limitato di riscritture, anche se con gli anni si è decisamente incrementato. Inoltre hanno una modalità di accesso ai dati diversa da quella di un disco rigido tradizionale. Per questa ragione non è opportuno deframmentare un'unità SSD con un deframmentatore classico. Premessa questa cosa, spieghiamo ora a chi meno esperto cosa serve essenzialmente questa deframmentazione, perché la si dovrebbe svolgere quotidianamente. Dopo un po' di tempo i file creati, aggiunti, modificati sono sparpagliati per tutto il disco. Per trovarli il vostro PC farà molta più fatica, dovendo andarli a cercare qua e là, e ci metterà più tempo per la stessa ragione. È come leggere un libro cominciando dalla prima parola, poi saltando alla 10ª, poi la 100ª, poi ritornando alla 5ª, poi alla 30ª e così via. È vero che il computer è veloce, tuttavia è ovvio che leggendo in primis la prima parola, poi la seconda, poi la terza e così via, aumenta maggiormente la comprensione del testo. Stessa cosa riguarda l'ordinamento dei file su disco. Nasce dunque l'esigenza di pensare a questo punto ad una deframmentazione. Dette tutte queste cose, passiamo all'installazione del programma protagonista di questo video. Nella schermata principale troveremo in evidenza le periferiche di memoria interne ed eventualmente esterne. Nel mio caso ho due voci corrispondenti alle partizioni del disco di sistema. Una dedicata a Windows, dove è installato l'OS e dove vengono memorizzati tutti i file salvati e creati in esso. L'altra, di poco spessore, riguarda gli elementi proprietari di Lenovo. Come vedete, Smart Defrag crea una voce per quanto riguarda le app Windows 10, inclusi naturalmente anche i giochi, potendo con un clic ottimizzarli. Se scorriamo la lista abbiamo una voce che ci consente di aggiungere, per una deframmentazione, un file o una cartella in particolare. Ecco, di solito essa viene utilizzata per quando vogliamo far scansionare e deframmentare una grande cartella, contenente molteplici file, parlo di gigabyte su gigabyte. Il pulsante in basso, aprendo la tendina, ci riporta varie funzioni come la sola analisi di un disco, una deframmentazione rapida, una che lavora sullo spazio libero, una dedicata ai file di grandi dimensioni. Vi faccio notare che è presente anche una tendina sulle partizioni presenti, con 2 o 3 operazioni in base alla proprietà di esse. Ad esempio, sulla partizione C abbiamo l'autodeframmentazione, la deframmentazione impostata all'apertura di Windows e la pulitura di essa. Passiamo alla seconda scheda, dedicata alla deframmentazione all'avvio del disco. Come dice la frase in alto, deframmenta i file di sistema prima di avviare il sistema in sé, così aumentano le prestazioni. Sotto, con funzioni pro e non, possiamo attivare le singole deframmentazioni da far effettuare.
Ancora più sotto saranno elencate le deframmentazioni svolte finora col programma, con relativa data, dimensione totale utilizzata, frammenti e l'azione intrapresa. Passando alla terza scheda possiamo salvare un gioco da far ottimizzare, in maniera da non subire rallentamenti durante l'esperienza. Infine, centro azioni lo troviamo in tutti i programmi targati IOBIT, ci vengono proposti gli altri software dell'azienda ed inoltre quelli sponsorizzati dall'azienda stessa, utili in determinati casi, alcuni li ho installati dovuto alle varie recensioni che ho fatto. Apriamo il menu hamburger a sinistra perché voglio mostrarvi la sezione dedicata alla salute del disco. Prima di tutto ci viene dato un giudizio generale sullo stato di utilizzo, in questo caso buono. Abbiamo poi temperatura, percentuale di lavoro, l'attuale velocità in lettura e scrittura, tempo di risposta, le info sulla dimensione complessiva e la comoda voce per avviare Advanced System Care, dove ne ho fatto una recensione approfondita. Se siamo curiosi per questo giudizio possiamo vedere i singoli rapporti in maniera da farci un po' un'idea. Come ultima cosa direi di dar velocemente un occhio a qualche impostazione, premetto poi che molti aspetti sono soggettivi, ad esempio in generali io disattivo la prima voce, riduci nella System Tray, ovvero qui, alla chiusura del programma. La seconda voce vedete un po' voi, ovviamente l'OS ci metterà di più ad avviarsi se l'opzione è selezionata. Su deframmenta direi di tenere salda la spunta ferma la deframmentazione quando il PC è alimentato a batteria, perché ne consumerebbe molta e vi durerebbe poco il PC, a meno che non siate sempre vicini ad una fonte di alimentazione. Poi direi di attivare la penultima voce, abilità boost intelligente del disco, in sostanza abiliterà il DMA per migliorare le prestazioni del disco e abbassare la frequenza di lettura-scrittura. Tutte le altre voci non le starei a vedere perché sono simili a quelle che avete visto negli scorsi video dedicati agli applicativi IOBIT, intanto sono intuitivi. Ecco magari uno sguardo alla modalità silenziosa dove vi raccomando di tenere attiva l'opzione così il programma non vi disturberà quando sarete impegnati in determinate attività, come quando un programma è aperto a schermo intero oppure quando in generale è in esecuzione. Qui sotto potete scegliere gli eventuali programmi da includere nella funzione. Bene, per questo argomento è tutto. Se volete un PC scattante rispetto al normale, vi consiglio di utilizzare il programma per deframmentare una volta al mese. Con questa periodicità manterrete il disco in buono stato. Se invece è la prima volta che effettuate una deframmentazione oppure la effettuate di rado, l'operazione può durare diverso tempo, da qualche ora fino a qualche giorno. Dipende quanta capienza ha l'hard disk e quanta memoria ne è stata occupata. Il programma lo trovate in basso alla descrizione insieme alla playlist dedicata a tutti i prodotti IOBIT. Noi ci vediamo ad un prossimo video.